Ciao ragazzi, avete mai visto questa fotografia? Ci fu un periodo, diversi anni fa, in cui era molto facile imbattersi nella stessa. La si trovava sui social, su forum di vario tipo e soprattutto nei paesi ispanoparlanti la si conobbe come un'immagine maledetta. A volte, però, la leggenda che accompagna una fotografia è meno inquietante della vera storia che sta alle sue spalle. Ecco quindi le vere origini di una foto maledetta. Quanti di voi odiano profondamente le catene di Sant'Antonio su internet? Non penso di sbagliarmi quando dico che la maggior parte di noi non le sopporta. Messaggi, fotografie, che se non condivise secondo le indicazioni fornite sul post e in un certo periodo di tempo promettono disgrazie e maledizioni, o nel migliore dei casi dovrebbero farci ottenere grandi ricchezze, amore e felicità, se accettiamo di condividerle. La cosa più incredibile di queste catene di Sant'Antonio è che in un modo o nell'altro finiscono sempre sui nostri profili social o nella nostra casella di posta elettronica, generando un ulteriore dubbio amletico. Ma se nessuno ci crede, com'è possibile che si diffondano a macchia d'olio? Perché la gente le condivide ugualmente. Come dicevo, di queste catene di Sant'Antonio ne è piena la rete, ma ce ne sono alcune che raggiungono un livello di assurdità da non credere. E tra le più sciocche degli ultimi anni ce n'è una che spicca. Il testo della stessa recita così: questa immagine è maledetta. Sebbene possa sembrare una fotografia come tutte le altre, l'uomo della foto è in realtà seduto vicino ad un'entità maligna ed è morto in circostanze misteriose. Ora sta succedendo a me, e anche se la cancelli o la ignori, la maledizione ti colpirà solo per il fatto di averla guardata. Però se la condividi in 5 gruppi, la maledizione non avrà effetto. Fate attenzione, io ne sono caduto vittima per non averla condivisa e sto soffrendo. Siete avvisati. Nonostante appaia chiaro che il post sia stato creato solo per ottenere una manciata di like in più e un po' di popolarità, la domanda rimane: da dove viene fuori quella strana fotografia? Cosa rappresenta esattamente? Ed è qui che inizia la parte interessante, perché la storia reale alle spalle di questa fotografia è molto più inquietante che la sua presunta maledizione. Tutto ebbe inizio su 4chan, in un normale thread dove un utente sfidò gli altri a pubblicare un'immagine della propria battle station, il posto di combattimento, intendendo con questo il proprio PC. L'idea era quella di determinare chi fosse in possesso del miglior computer, oppure di condividere opinioni sulle differenti caratteristiche in materia di hardware di ognuno di essi. All'inizio, a parte qualche piccola differenza di vedute, lo scambio di messaggi non presentò nessuna stranezza, fino a quando non comparve questo post. Io lo considero più un santuario che una stazione di battaglia, ma eccolo qui. Quell'immagine non passò di certo inosservata. Le reazioni della community furono di incredulità. Cosa diavolo era quella cosa? Poi un utente anonimo invitò la persona che aveva pubblicato la foto a pubblicarne altre. E subito dopo ecco apparire un'ulteriore immagine, ancora più strana. Da quel momento il tutto prese una piega raccapricciante. Nel post successivo, insieme alla nuova foto, si poteva leggere: dunque, l'orsacchiotto si chiama Samantha ed è parte della mia famiglia. L'ho fatta io. Uso il divanetto perché a volte mi piace spostare la scrivania fuori dalla stanza e arredarla ispirandomi a vari temi di fantasia. E nelle foto successive la situazione inizia a diventare preoccupante. Qui è dove ci riuniamo a giocare alla console. Lei adora avere ospiti, ma non vogliamo mai che se ne vadano. Non glielo lasciamo fare. A parte quest'ultima frase, che lascia spazio alla peggiore delle ipotesi sulla sanità mentale del soggetto che scrive, c'è da notare un particolare in questa foto, che rende il tutto ancora più oscuro. Dietro al pupazzo, appesa alla parete, possiamo notare 2 fotografie. Sebbene sia difficile identificarne i soggetti all'inizio, con un po' di attenzione è facile capire cosa ritraggano. Proprio 2 pupazzi della sua collezione, facendoci così intuire una cosa.
Quello che sembrava uno scherzo o un hobby innocente è in realtà molto di più, di indefinibile per il momento, ma la storia non è ancora finita. Il successivo post recitava: mi fa piacere che tu sia interessato alle mie creazioni. Molto presto potrai comprarle sul mio sito web, sebbene possano esserci dei ritardi, visto che sono tutte fatte a mano. E di fronte a quest'ultima immagine ci fu chi si azzardò a supporre che l'interesse dell'utente per le sue creazioni non fosse poi così innocente. La risposta lasciò tutti senza parole. Beh, non mantengo relazioni sessuali con loro. Le ho fatte io, quindi sono il loro dio e posso imporgli la mia volontà. Ho una moglie e dei bambini. Anche a loro piace passare il tempo insieme nella stanza della fantasia. Ma non c'è nulla di male o sbagliato in questo. E il thread finisce così, nello shock generale e con una frase che riassume perfettamente la situazione e che sembra essere stata pubblicata da un moderatore. Sono confuso. Dovrei cancellare il thread o lasciarlo, compresa la sua componente di follia? Ma era davvero follia o uno scherzo riuscito particolarmente bene? Beh ragazzi, per capirlo è bastato fare una piccola ricerca, per arrivare alla prova definitiva che ciò che l'utente stava dicendo in merito al suo progetto di aprire un negozio online dove vendere le sue creazioni corrispondeva alla verità. In effetti, dopo poco tempo dalla pubblicazione del thread, sul web apparve questo sito. Ciao, benvenuto a Stuffed Company. Questo è uno spazio creato da me e mia moglie per mostrare le bambole che abbiamo realizzato. Stuffed Company è nata perché di tanto in tanto viaggio fuori città. Così abbiamo pensato che sarebbe stato bello se avessi avuto un compagno di viaggio. Per questo motivo ho creato il mio primo Honey Bear. Lo puoi vedere qui. Poco dopo aver creato il mio Honey Bear, mia moglie voleva un compagno. Così abbiamo fabbricato Jessie Bear. Produciamo bambole da 6 anni e ci piace molto. Ecco una bambola che abbiamo fatto. È un orso coniglio, è alta 1,5 metri ed è dotata di una struttura che le permette di stare in piedi e potersi fare foto con lei. Il suo nome è Fiona. Abbiamo fabbricato altresì una bambola coniglio chiamata Sasha Bunny. È molto divertente portarla al negozio di tessuti per farle vedere di che cosa è fatta. Queste bambole e pupazzi sono il compagno perfetto da tenere a casa o dovunque tu voglia. Se soffri di solitudine e vivi da solo, per esempio, puoi posizionarle in modo che guardino la TV o leggano un libro. Ti fanno sentire come se ci fosse qualcuno lì con te. Ognuna di loro ha una sua personalità, quindi se vuoi incaricarci di farne una per te o qualcosa di simile, non esitare a contattarci. Il prezzo parte da $550 più spese di spedizione. Era tutto vero, quindi. Non si trattava di uno scherzo. Quell'uomo e sua moglie fabbricavano davvero questi pupazzi e l'uomo provava una tale adorazione per loro da considerarli quasi animati. Esseri con una propria personalità. A questo punto però vi starete chiedendo da dove veniva fuori la famosa foto maledetta, perché fino a prova contraria nel thread e nel sito della Stuffed Company quell'immagine non è presente. Ebbene, la famosa fotografia sarebbe stata recuperata solo tempo più tardi, su una pagina web dal titolo Sad and Useless, triste e inutile, accompagnata da questa introduzione. Il tipo ha deciso di lasciare la moglie e iniziare una nuova vita con una ragazza che ha fabbricato lui stesso. Ed eccola lì, la foto che cercavamo, nascosta tra le altre immagini simili che personalmente considero tra le cose più disturbanti viste negli ultimi tempi. E credetemi, di temi disturbanti ne vedo parecchi. E quella è la vera origine della fotografia, il sito da dove è stata presa a prestito, per costruirvi la storia della maledizione. Il retroscena è senza dubbio da brividi, però il giudizio finale lo lascio a voi. Dopo aver visto tutto questo, non siete d'accordo con me che la storia reale dietro a questa fotografia sia molto più creepy della leggenda creata su di essa? Cosa ne pensate di quest'uomo e della sua strana passione? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.